È davvero Pietro la roccia su cui Cristo ha costruito la sua Chiesa? Per rispondere dobbiamo guardare attentamente al testo originale. Gesù dice: tu sei Pietro, Petros, e sopra questa roccia, Petra, io edificherò la mia chiesa. In greco l'Evangelista usa due parole distinte. Petros è un nome maschile che indica un sasso, una pietra staccata. Petra, invece, è un sostantivo femminile che descrive una roccia grande, una massa rocciosa stabile, immobile. C'è chiaramente un gioco di parole, ma non è un'identificazione diretta tra Pietro e la roccia. Se Gesù avesse voluto dire che avrebbe edificato la sua chiesa su Pietro, avrebbe semplicemente detto: e su di te edificherò la mia chiesa. Invece dice: sopra questa roccia, una frase che punta altrove, a qualcosa, o meglio a qualcuno, di più grande. Perché Gesù chiama Pietro Petros? Perché lo aveva fatto fin dall'inizio? In Giovanni 1,42, appena incontrato, Gesù gli disse: tu sei Simone, figlio di Giona, tu sarai chiamato Cefa, che vuol dire sasso. Pietro è una pietra, sì, ma non la roccia. È una pietra vivente come ogni altro credente, prima Pietro 2,5, che verrà collocata sulla roccia eterna, Cristo stesso. In breve, Pietro era un servitore fedele, un apostolo scelto, una pietra vivente, ma la roccia, il fondamento della Chiesa, è e sarà sempre Gesù Cristo. E quando Gesù dice sopra questa roccia io edificherò la mia chiesa, possiamo immaginare che abbia indicato se stesso. In quel momento, davanti ai suoi discepoli, non stava fondando la sua chiesa su un uomo, ma su una verità eterna, la verità che Pietro aveva appena confessato. Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. In altre parole, sopra questa roccia, me stesso, il Messia, il figlio di Dio, io edificherò la mia chiesa.